Abbiamo iniziato per Essence. Ciao a tutte, Ciao. Ciao. sorelle diverse. Seconda sessione. 5, 4, 3, 2, 1. Allora, la prima cosa che mi fa vedere è lei e mi fa vedere, tira i suoi ricci e mi dice ogni riccio è un capriccio, nel senso che è come se ogni riccio della sua testa per lei continua a portare un problema o un ostacolo. Ti dà l'autorizzazione, Elena? Sì, mi dice che vorrebbe diventare liscia. Monica. Penso che il senso sia molto simile perché vedo che sta stendendo la biancheria e stende alcuni in maniera quasi alterna, un panno bianco e un panno nero, un panno bianco e un panno nero, e vorrebbe che tutti i panni fossero bianchi e lei si è data da fare affinché fossero tutti bianchi, ma gli viene ancora questa alternanza di bianco e di nero. Essence, posso dire, fammi solo un gesto in schermo, il numero della tua vecchia sessione? Penso non ci siano problemi o non vuoi collegarle? Va bene, no, ti ho visto in dubbio. Sì, no, non è un problema. Sì? Ok, se volete, la sua prima sessione è la 1538, Papi. Il titolo è Papi. Bene, 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 voi non lo sapete, cioè la prima parte la sapete, ma insomma, Essence si era dimenticata, pensava fosse domani la sessione, quindi oggi ci appare così come era vestita in casa. Forse voi non l'avete visto, ma adesso si è alzata, io l'ho visto, ha una maglietta con una gigantesca scritta You are amazing. Sei incredibile. Causa esoterica, chi vuole? Sei stupenda, sei incredibile. Quindi è you a capo gigante, are a capo ama a capo zing. Punto esclamativo. Mhm. Anche così è interessante detta, perché ama zing. Ma è da Bianco? scritte dentro No. Però a un è rombo? talmente grande, no, no, no. Mm. È iscrivibile in un rettangolone, grande come tutto il busto, eh. Le lettere Mm. sono grandi come una mano. Ok. Cioè, quindi è bianco e nero però, giusto? Bianca e Maglia nera, sì. bianca. E Mm. scritta nera, sì. È apparsa scritta in verde invece dentro a un rombo, sempre verde. Causa esoterica, Monica? Elena? Uguale? Litigate, dai. La PS mi dice così dentro, come dentro, così fuori. Monica. Sì, questo è il messaggio della PS. Lei è realmente così, è incredibile, è eccezionale, è meravigliosa, però lei non l'avverte questo, non lo riesce a percepire, quasi come se avesse bisogno di scriverlo, no? In grande, così grande, e mettere in evidenza la parola ama. Mhm. Che poi ama per noi è in italiano, no? Mentre tutta la scritta è in inglese. Però proprio per concentrarci su un aspetto importante della sua vita, che è proprio l'amore. È come se lei avesse bisogno di leggerlo talmente tanto, lei in questo momento non ha centrato la questione, perché è tutta proprio una questione di cuore, di amore. Ok.
Molto molto interessante, questo è proprio il caso del caso, no? Lei non pensava di mettersi questa maglia per la sessione, non era previsto nella sua organizzazione della giornata, quindi è proprio un puro segnale della sua PS, Mm, possiamo dire di sì. Sì. sì, sì, sì. PS, chiamiamola, che ci mostri lei la vibrazione di Essence. Monica, 12 miliardi. vai Elena, 12. 12 miliardi. Uguale, 12. Sempre Elena Monica, consapevolezza. 183. 180. PS, percentuale sul totale. 41. 45. Vite, 1012. 998. cervello. 8.9. 9.2. Niente, oggi siete allineatissimissime, più del solito. Già siete allineate con uno scarto del 10%, che è lusso puro. Oggi siamo intorno al 5 neanche, forse. Mhm. Perché siete così allineate? C'è una causa esoterica? Mi fa vedere in questo specifico caso Essence tipo un pentagramma. Mi fa vedere la chiave. Aspetta, Lei ci tiene molto a aspetta, creare Monica, questa melodia. Non ti abbiamo ripeti. Una sentito. chiave, non ti abbiamo sentito. Una chiave di violino, Eh, penso. sì, una chiave di violino, esatto, e lei ci tiene molto a creare questa armonia di note, perché ritiene che possa essere davvero risolutiva per lei, questo tipo di armonia, di coerenza. Elena. Si è visto un filo che ci univa, che ci unisce oggi. Sai come quando fanno i muri che mettono il filo per avere tutto in bolla? Mhm. Sì, e secondo me è lo stesso filo che crea la chiave di violino. Vero. Vediamo se sono tornate entità eteriche. Io ne vedo una che è una tigre che quando ruggisce però ha delle fauci enormi, diventa quasi un lupo mannaro. Quello e basta. Monica? Sì, diciamo che io vedo più che altro i denti solo della tigre. Infatti diciamo che la tigre e il lupo mannaro hanno un po' in comune, no? Questo aspetto qui, la parte insomma della bocca, no? Questo di Mhm. grignare. Quindi solo quello, vedete? Sì, eteriche sì. Anche tu, Monica? Sì, sì. Mentali, Monica. Mi dice cuore in gola. Questa entità mentale è come se, allora, da un lato le fa sentire proprio come un senso, non so, di voce strozzata, no? L'impossibilità di potersi esprimere, specialmente nella comunicazione con la figlia, però non è solo con la figlia, la difficoltà di potersi esprimere quello che lei veramente prova, quello che lei veramente è per la paura di essere fraintesa o di essere attaccata. Ehm, Però cuore in gola è anche tutto lo stato di ansia e di agitazione che lei prova nell'affrontare diverse circostanze della vita. La cosa significativa è che mi fa vedere il cuore unito alla gola, come se la sua capacità di esprimere, di portarsi fuori, di farsi conoscere e quindi anche di cercare, no, delle soluzioni, delle mediazioni, un dialogo, fosse molto legata al cuore. Una sola, che livello? 2, 3. Elena. Sì,
Sì, anch'io ne ho vista una. Sì, è proprio quella lì che secondo me è legata anche alla tigre. La tigre poi ha fatto arrivare l'entità mentale. Sì, è proprio questo. Vedo che è come se tenesse Essence a un livello emotivo basso, no? Quindi come se fosse ehm, una vecchia bilancia dove devi mettere i pesini sopra, ok? Mm? E la zampa della tigre tiene la bilancia bassa e la mantiene bassa, non riesce a uscire da questo stato di ehm, mm, 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 umore negativo che fa sì che lei vada in confusione e non sappia in che direzione muoversi. Ci sono abduction, Elena? No, però vedo che è come se ci fosse qualcosa intorno a Essence che la tiene d'occhio. Due o tre presenze che la tengono d'occhio, come se fosse un elemento che deve rimanere lì perché lì a loro fa comodo. Mhm. Mm, non so, c'è qualcosa legato, non so. Secondo me è il territorio, sai? Cioè Infatti, io vedo sì. che è un territorio di abduction, cioè in qualche modo è una buona posizione in mezzo lì così ai monti, in cui ci sono, secondo me, a volte anche degli avvistamenti, delle Mm, cose proprio anche reali, cioè che la gente ha visto. sì, sì. Può essere anche, vedo anche un po' legato a quello che aveva intrapreso lavorativo, all'ambiente lavorativo che aveva iniziato a conoscere. Ok. Mm. Monica, causa esoterica del nome Essence. Scelto. Dunque, aspetta, mi fa vedere vabbè, una cosa, vabbè, se posso dirla, la S, no? Cioè Mhm, Essence è quella è mhm, proprio l'iniziale, no, del suo nome reale, no? La mhm, S. mhm. È come se lei volesse veramente a questo punto ricongiungersi con la propria essenza. Lo fa manifestando questa scritta sulla propria maglietta, no? Sei incredibile, sei Mm. stupenda. Lo fa volendo proprio arrivare al cuore, no? Dice cuore in gola, ma il cuore può essere anche in positivo, arrivare al cuore di se stessa, al centro di se stessa, all'essenza, proprio alla cosa importante di se stessa, ed è come se in questo momento finalmente volesse quagliare, cioè è stufa di tutti questi travagli, di tutti questi turbamenti, di tutte queste disavventure e vuole veramente arrivare ad una svolta, Il cuore del carciofo. all'essenza della vita. Sì, 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 sì. Vediamo un po' di cause esoteriche fisiche, tutte fisiche. Foro, macula, occhio sinistro. Monica. Allora, io credo che lei abbia questo problema da un bel po' di tempo e secondo me questo era iniziato con un abduction, però è stato proprio preso l'occhio sinistro proprio, non so, nel rapporto con la figlia. Come se quell'occhio che è nella parte sinistra del femminile, che sono gli occhi, no? Con cui lei non riesce quasi a sostenere lo sguardo di sua figlia, perché sua figlia quando la guarda è come se fosse un'estranea, quasi un'indemoniata in un certo senso, no?
Proprio la difficoltà a sostenere questo sguardo che la buca, no? Questo foro. Gli occhi della figlia la bucano. Elena. Sì, c'è anche l'aspetto proprio di non riuscire bene a mettere a fuoco quello che ci diceva anche prima, no? Il- la soluzione, la via da prendere per poter entrare in rapporto, avere un rapporto con la figlia, quindi non riesce a vedere, non riesce a mettere a fuoco. A furia di non riuscire a vedere e mettere a fuoco, il tessuto si è degradato, si è cicatrizzato. È proprio come se è come se fosse una lente, no? Di un obiettivo che apre e chiude, continua a aprire e chiudere perché non riesce a mettere a fuoco, apre e chiude, a un certo punto si rompe. E quindi è come se fosse arrivata al punto che ormai non c'è più modo per mettere a fuoco, e quindi ecco. Elena, sì. No, vedo questa cosa qua. Mhm. Necessità di un'operazione, ma nel cortisone. Sì, allora, diciamo che il suo sentire per sé, quello che vedo è che il suo sentire per sé le dice che è più pericoloso fare l'intervento che rimanere così. Ok, quindi lei ha paura di affrontare quell'intervento e utilizzare appunto quel farmaco. Ehm, a lungo andare vedo che comunque è come se lei non riuscisse ad uscire da questo meccanismo. In eterico è come se io vedessi l'occhio, ok? Il foro che ora si è creato, l'intervento che viene fatto, ma il meccanismo è come se ci fosse un meccanismo da dietro che poi comunque riparte e ricreerebbe di nuovo il foro. Non riesce a uscire da questo loop di vedere chiaro, di vederci chiaro. Non riesce a capacitarsi, sempre viene questa cosa, non riesce a capacitarsi come mai la figlia come mai una figlia possa avere così Aggredirla. tanta rabbia per una madre, ecco. Monica, vuoi aggiungere qualcosa? No. Monica, causa esoterica del dente tolto, che aveva un problema, e del fatto che anche il dente accanto ha acquisito quel problema, non è cari e quindi è insolito che che si sia diffuso il dente. Sempre lato sinistro, arcata superiore, mi sembra. Giusto, sì. Cioè, mi ha fatto proprio vedere come se questi denti fossero lei e sua figlia, dove di fatto non è possibile veramente staccare uno e avere il benessere dell'altro, perché sono intimamente connessi. Non c'è veramente la possibilità di creare un vero taglio. Elena. No, dimmi Monica. Il fatto che lei abbia espresso la volontà di chiudere con sua figlia, no? Non credo che, poi lei dice sì, però mi dispiacerebbe per mio nipotino che amo tanto. Non credo che questo le porterebbe beneficio. Il suo dente già glielo sta dicendo. Elena. Sì, sono d'accordo con Monica, è proprio questo, il lato è proprio quello della figlia, quindi ascendenza discendenza, in questo caso figlia, è proprio trattenere il boccone, quindi non riesce a trattenere il boccone figlia, quindi quello che la mente gli dice di allontanarla, i denti gli dicono il contrario e anche il cuore, cioè il cuore ehm, allora soffre per come viene trattata dalla figlia, perché lei vorrebbe essere amata dalla figlia.
ecco, quello che mi è arrivato ora è come se ci fosse un ribaltamento, profondamente come se lei si sentisse giudicata dalla figlia, e quindi un ribaltamento dei ruoli, quasi come se diventassero lei la figlia e la figlia la madre. E quindi c'è tutto questo meccanismo anche di sensi di colpa che in realtà non ci sono, ma scattano in automatico anche questi meccanismi. Elena, causa esoterica del prurito agli avambracci. Ricordiamo che noi siamo medici, facciamo solo un'analisi del fare finta che la Mm. causa esoterica. Non le ho chiesto all'interno o all'esterno, non mi ricordo. E essence esterno, direi. È proprio non riuscire a, a togliere il contatto di qualcosa e qualcuno che non vuole, quasi come se avesse delle manette, mi viene in eterico, e non riesce a liberarsi di qualcuno o di una situazione. Ecco, questo movimento qua. Monica? Mi viene un blocco nell'azione, come se questa situazione che lei ha, in fin dei conti, di confusione un po', no? Non sapere quale direzione prendere, le dà proprio la difficoltà di agire, e nel momento in cui agisce, in realtà lei ha mille paure. Pensa sempre che possa non essere la cosa giusta. Monica, dolori articolari, causa esoterica. Sai che lì l'ho visto proprio come un dolore molto, molto, molto profondo, molto antico. Eh, Lei non si è ancora del tutto liberata da delle sofferenze che gli derivano da quando era molto piccola, ed è come se queste sofferenze si fossero annidate in profondità. Ehm, io penso che sia possibile ripulire ulteriormente Essence da questo dolore che è veramente antico, che lei ha vissuto proprio come un'ingiustizia forte. Ma di questa vita? Sì, 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 di questa vita, sì. E Ah, ingiustizia che senza fine, poi ingiustizia. Ingiustizia quando lei era bambina, dal padre, dal fratello, e poi anche tutti gli uomini che sono arrivati dopo hanno perpetrato questa catena qua di ingiustizia, producendogli continuamente dolore. Ed è come se questo dolore veramente si fosse insediato profondamente. Elena? Sì, 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 ho visto anch'io la stessa cosa, è proprio come se fosse stata ehm, questo dolore forte, come quasi come se fosse stata bastonata, estreme bastonate di continuo su tutto il corpo. È proprio, anch'io ho visto che arriva proprio da quando lei era bambina. Adesso non mi ricordo veni- se veniva picchiata, adesso non mi ricordo nel dettaglio, ma Sì, sì, sì. è come se io vedessi proprio un bastone che fino a che lei non era sofferente a terra non finiva, ecco, e questo da lì in poi. Vabbè, quindi la conclusione potrebbe essere povera Essence, poverina, poverina, brutte le entità cattive. In realtà è lei che da grande picchiata, ok, anche da grande è stata picchiata. Infatti, di continuo In non è mai realtà lei ha finita. iniziato con un obiettivo animico e ha deciso di prendersi questa famiglia, Mm, fratello che la picchia, eccetera. Poi è arrivata in questa vita, ha deciso lei, non lavorando su questo aspetto che si era prefissata come lavoro, di scegliersi gli uomini e tutto il resto. Mm. mhm, Quindi questa è una precisazione dovuta, in modo che solitamente quando qualcuno ci racconta le sue sfortune reiterate, per esempio, il compagno o la compagna tutti uguali, non è colpa del compagno o della compagna, colpa, insomma, non è la mm. responsabilità, è che questa persona si sceglie il compagno o la compagna tutti uguali. Evidentemente vuole continuare a fare quel tipo di esperienza lì, senza elaborarla. Mhm. È scarsa l'elaborazione, il lavoro su se stessa di Essence,
secondo la vostra visione? No, secondo quello che vedo io è come se fosse partita dalla prima sessione, poi l'altra con Monica e poi questa, come se fosse partita da un enorme cerchio, poi diciamo dove c'era dentro tutto un minestrone dei suoi disagi e problemi mischiati assieme che non avevano, diciamo, un ordine, ok? Quindi poi dalla sessione con me, poi con quella con Monica si è ridotto il cerchio, ok? Quindi già un pezzo, un po' più di ordine, alcune cose sono andate, con l'altra ancora di più. E quello che io vedo ora è solo che deve sciogliere ancora questa parte qua, questa parte di dolore subito da bambina e poi avanti e questo, eh, diciamo, questa difficoltà a relazionarsi, soprattutto con la figlia, ma non solo, in cui l'effetto che è come l'effetto che lei mm, ottiene è quello di essere aggredita verbalmente. Quindi secondo me l'unico, quello che è rimasto, il nodo che è rimasto ora è questo qua. Quindi ha Mo- fatto tanto lavoro. Monica. Sì, lei ha fatto un enorme lavoro. Vedo proprio che si è rimboccata le maniche, si è data tantissimo da fare e ha dissipato molte nebbie che erano nella sua testa. La questione è, il fulcro è comprendere che lei non è vittima, smette di essere vittima. Smette di essere sgridata, smette di essere malmenata sotto tutti gli aspetti. Lei ce la può fare a staccarsi da quello che è stato l'inizio della sua vita, dove lei era, tra virgolette, inevitabilmente vittima, no? Perché bambina, perché doveva a casa, perché aveva quel padre lì, quel fratello lì, eccetera, no? Quindi se allora era una vittima, quasi inevitabilmente vittima, adesso non lo è più. E comprendere che ha fatto lei questa scelta di essere vittima da bambina e poi successivamente da adulta per comprendere veramente che cos'è l'amore e scegliere l'amore, non scegliere più tutto quello. L'amore per chi? È fondamentalmente, ovviamente, l'amore per se stessa e l'amore per le cose che lei sa creare. Lei sa generare le situazioni e sa proprio rendere belle le cose. Quindi amore per questo. Ma anche amore per le persone che intuisce essere buone e che risuonano con lei. E Monica, causa esoterica del fatto che il compagno giusto è mancato. Credo che non sia il padre della figlia, No, giusto? Non no, è il padre. No, assolutamente. no. Quello dopo, giusto? Sì, mi sembra È arrivato dopo. che fosse. Essence. Sì, dopo, sì, sì. Ma aspetta, ma era proprio il compagno giusto? Perché non lo vedo così giusto. Cioè, era più giusto rispetto agli Secondo, altri? sì. Ok, sicuramente più giusto rispetto agli altri, Non la sì. picchiava almeno, diciamo. Infatti, Scusate se rido, ma no, almeno ha fatto un no, upgrade parliamo di decisamente buono. Ecco, upgrade, però non. ecco, No, non era così, quello. esatto. Domandona. Esiste il compagno giusto di Essence? Sessione. Va bene. Esiste. Giusto. Fiamma? Fiamma forse è il termine più corretto, no? Rispetto a giusto, nel senso che giusto dipende dal momento della vita di ognuno, no? Quindi secondo me la fiamma potrebbe essere, ma nella confusione e nel down in cui è ora, no, Sono c'è d'accordo. troppo buio, c'è troppo nero. Quel posto è giusto per lei? Monti, una zona d'Italia, del nord? Vedo non tanto compatibile con lei. No, infatti.
Cioè io la vedo per esempio che lei ha molto più bisogno di calore, cioè di calore umano, sia proprio Mm, come le persone, cioè lei si trova bene con le persone che la accolgono, che istintivamente le danno l'ospitalità, le aprono le mm. braccia, le sorridono e non è tantissimo il nord, per carità, cioè non è che voglio fare un discorso generale che pare anche antipatico, anche superficiale. Però la vedo più, non so, nel calore del centro-sud. Proviamo, facciamo un gioco. Creiamo un portale porta. Sopra c'è scritto Napoli. Le facciamo fare un viaggio in eterico a Napoli. No, avevamo già parlato di Napoli. Mm. Ah, io non me lo ricordavo. Non so perché io la vedo entrare in un bar e chiedere un caffè sospeso. Mm. O lasciare un caffè sospeso. Mhm. Allora, adesso mi fa vedere. È come se lei guardasse Napoli, mm, diciamo la zona nord, quindi ok, come se fosse fuori dalla città a nord e guardasse Napoli, ok? E dietro ha, diciamo, il suo terreno, ci sono alcune cose coltivate, mi fa vedere il suo terreno e poi mi fa vedere Napoli e dopo un attimo è a Napoli, città, e è davanti a questa porta che potrebbe essere un bar, come dici tu. Sto guardando, è tipo una porta boh, tipo violetto, non lo so. Caratteristica, lei ha tipo dietro, come se avesse tipo una pecar con dietro della frutta o della verdura. Monica. Cosa No, mi sia? ha colpito molto questa immagine che hai suggerito perché fin dall'inizio io vedevo una tazzina di caffè. È solo che non sapevo come impiegare questa tazzina di caffè, no? Quindi adesso che tu hai proposto il caffè sospeso, no? Ecco, mi è sembrato significativo. Ehm, Non so anche per quale motivo, però vedo tipo come se fosse legato in qualche modo alla regina Elisabetta. Adesso io non lo so se. Però no, lì c'è la regina Margherita, perché è effettivamente la Mhm, pizza Margherita, mhm, no? mhm. Altro elemento, no? Come se effettivamente sì, potesse essere un luogo proprio che risuona bene con lei, ehm, in cui le viene data la possibilità di essere nella gioia, di tirare fuori l'aspetto più radioso, più simpatico, perché secondo me lei riesce anche a fare delle battute molto divertenti. Va bene, la lasciamo lì, continuiamo la nostra analisi con Monica. Cuore, causa esoterica dei piccoli dolori, malfunzionamenti, disturbi. Lei si sente, quando uno sente sul proprio cuore, c'è qualcosa che non va, no? Se Mm. no, normalmente non sa neanche di averlo. Sono tanti gli elementi che ci portano al cuore, no? Dall'entità mentale, cuore in gola, questa scritta sulla maglia, ama, mm, che allora io la vedo, però tipo tra il petto e l'addome può essere ama, so. Sì, sì, Me sì, la fa sì. vedere tra il petto e l'addome, quindi che comunque irradia, no? Verso il cuore. Direi Eh, chakra stomaco. mm, 3 3. solare. mm. Plesso, scusa, sì. Mm. E mi fa proprio vedere che da qui irradia verso il cuore, cioè come se fosse un punto in cui va verso il cuore e poi sotto verso la parte dei genitali proprio. Ehm, mm, Ci sono stati veramente tantissimi problemi legati al cuore, no? Intendendo proprio ai sentimenti, ai legami con le persone, ma dove il suo cuore era quasi frantumato, l'avevano proprio schiantato, ridotto a pezzi. E, ed è come se lei veramente avesse bisogno di riossigenare questo cuore, di farlo di nuovo pompare correttamente, di dargli, di dargli il suo giusto posto, il suo giusto ruolo.
basta rimanere solamente contratto. Il cuore è proprio l'immagine della vita, che ha due movimenti, quello di contrazione e di espansione, ok? Quindi deve essere un movimento necessariamente alterno e mi fa vedere come se il suo cuore è rimasto contratto, rigido e ha bisogno di ritornare a pulsare, ad espandersi. Elena. Sì, io lo vedo proprio l'immagine del cuore che è come se per cercare di attirare l'amore delle persone verso di lei, è come se lei avesse cercato di espanderlo di più, di espanderlo tanto, no? Adesso è come se fosse immobilizzato perché non ha più spazio e anch'io lo vedo rigido, quasi come se avesse delle crepe sopra. E quindi deve assolutamente, mi viene da dire, alleggerirlo, farlo tornare mobile, alleggerirlo un po' senza tutto questo carico, partendo da sé, partendo da quello che fa star bene lei, quindi amarsi, amare lei per prima, per poi riprendere questo movimento. Cinema, fatto adesso, fatto dopo è uguale. Figlia. Viene sì o no? Allora, viene perché il suo figlio, cioè il nipotino di Essence, vuole venire. Sai cosa mi viene? Con i pugni stretti, stretti, chiusi e mi ricorda, non so perché, te la ricordi Nelly Oleson della Casa nella Prateria? Mhm. Sempre imbronciata, arrabbiata, rancorosa, Mm. così mi viene. Ok, si siede su una poltrona dove c'è scritto un foglio dedicato a lei, anche meno. Mm. Visto che stiamo parlando di uno spettacolo a teatro dove lei deve fare la figlia arrabbiata, se lo ricordi, come anima. Nipotino. È il sole proprio, il nipotino, certo, c'è. Dice, si siede, sorride con un sorriso a 32 da 64 denti e dice la mia nonna preferita, la mia nonna adorata. L'amica e Io ti ho perso, Lucio. l'amica e l'altra Infatti anch'io, amica. pensavo che ero io. Che mi avete perso. Vabbè, l'amica, le due amiche. Vengono? Mhm. Monica, Sì, vengono? sia l'amica vicina, diciamo più vicina di casa, con cui c'è un'affinità, secondo me, non ancora approfondita. E poi c'è un'amica più distante geograficamente, che invece, pur essendo distante geograficamente, viene prima. Confermi, Elena? Sì, 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 arrivano tutte e due, si ha più affinità con quella più lontana, con quella vicina deve ancora vicino, non so perché, ma entra intanto sta facendo la maglia. Quella più vicina. Sì, la vicina Sì, di perché casa. sei saltata un attimo, va bene. Le metterei tutte insieme. Causa esoterica di ansia, paura, fragilità, mancanza di una direzione, nausea e problemi di digestione. Tutto insieme, tanto sarà più o meno la stessa cosa. Mm. Causa esoterica. Elena. Sì, allora io vedo. Allora, in eterico è come se la vedessi. Allora, vedo questa figura maschile. Principalmente dal padre, ma poi tutte le altre figure maschili della sua vita, ok? Che sempre con questo bastone e urlando la picchiano e le urlano dietro, e man mano lei proprio diventa più bassa e si rannicchia tutta a terra e in
in questo processo si convince di non essere in grado, di non essere adeguata, e quindi è come se avesse anche la paura di fare delle cose, convinta che le farebbe già sbagliate, ecco. E un'altra cosa è che durante la vita lei ha fatto delle cose e a suo giudizio, lei che giudica se stessa, le ha fatte sbagliate, quindi il risultato le ha dimostrato che lei non è in grado di farle. Monica. Quindi, Allora, posso aggiungere di nuovo ricollegandomi a questa scritta ama, che in un certo senso va a coinvolgere un po' tutti i sintomi, no? Dove è posizionata questa scritta, soprattutto per quanto riguarda il discorso dello stomaco, quell'area lì che io la vedo abbastanza sofferente. Fegato mi scrive. Fegato, sì, che è sempre lì praticamente. Il punto è che non so, mi vengono fuori 2 fiori di Bach, che sono cerato e scleranthus. Scleranthus si riferisce soprattutto alla indecisione. Spesso lei è indecisa fra 2 cose, del tipo taglio i rapporti con mia figlia. No, è pur sempre mia figlia. Ah, continuo ad abitare qui? No, vado da un'altra parte. Però rimane sempre in una condizione di oscillazione fra due cose, no? E poi non sceglie. Rimane continuamente così, in balia di queste 2 possibilità. E per quanto riguarda Cerato, è che lei non si fida tanto di se stessa. È come se le venissero delle intuizioni giuste, ma non le ascolta perché ha poca stima di sé e quindi tende sempre a chiedere all'esterno, agli altri, che cosa deve fare e non sta ad ascoltare anche le giuste intuizioni che lei ha sulle persone. Ok, l'abbiamo sdoppiata prima, Essence. Ce n'è una qui che ascolta e ce n'è un'altra che beve caffè a Napoli. Su questo aspetto, Elena, cosa dice quella dei caffè a Napoli? Allegria, dice divertiamoci, sta cantando. Sta Monica. cantando e si sono messi tutti a cantare. La vita è bella. Questa tazza di caffè è un po' amara, ma è deliziosa. In compagnia è dolcissima. Cioè, Va la bene. vedo proprio nella capacità di trasformare l'amarezza avuta nel corso della vita, finalmente in vita vera, no? Vita piena. Sì, lì si diverte proprio, quel momento è proprio un momento di leggerezza, di divertimento, poi sono persone che conosce, la vedo proprio, si mette a cantare, tutti la seguono. Sì, socialità proprio. Sì. Portale Aureo, mami, la richiamiamo. Ma mi viene proprio come una vera mamma, cioè adesso è come se avesse assunto delle sembianze molto formose, no? Proprio per in un certo senso accoglierla, sai, abbracciarla, così nell'abbraccio lei risulta molto morbida, no? Sai, con questo seno prosperoso, affinché proprio Essence si possa appoggiare, trovare calore, morbidezza. Elena, come la vedi? Sì, sì, l'ho vista anch'io arrivare proprio, sì, formosa, accogliente, proprio come i capelli raccolti in uno chignon, sai quei grembiuli che mettevano le donne mentre cucinavano, tutta così proprio fatta per Stava facendo i accogliere. biscotti nel Portale Aureo. Sì. Mi Creiamolo. ricordo, questa cosa me la ricordo, Sì. che cucinava alla cucina, mi Beh, ricordo. stava facendo i biscotti. Mm, sì. Quindi nuova Essence, la terza.
che se ne va a fare un giro a bere il caffè di Mami e a mangiare i biscotti di Mami nel portale aureo, se vuole. Sì. Sai che alla coda dell'occhio becca subito il padre, entra nel portale aureo. E che succede? Adesso mi scotta un po' il corpo, sinceramente, no? Penso che questi pruriti di cui lei ci ha parlato fossero molto legati anche a una sorta di rabbia repressa, perché lei nel corso del tempo ha accumulato tanta rabbia che non ha potuto sfogare, perché sento molto calore. Sai che può essere risolutivo questo momento, che lei porti fuori questa rabbia repressa verso il padre. Ma anche il fratello è deceduto? No, non se ne parla mai del Allora. fratello, non so perché. Chiamiamolo, adesso me lo scrive, chiamiamolo nel cinema. Meglio, sì. Perché si deve togliere proprio tutto questo risentimento, misto a dolore, frustrazione, però io vedo tanta rabbia non sfogata e che si sfoga sulla sua pelle. Elena. Sì, sì, vedo anch'io la sua reticenza a avvicinarsi al padre. Il padre nel portale aureo vorrebbe avvicinarla, accarezzarla, coccolarla e lei invece lo vuole tenere lontano, non è ancora, non ce la fa. C'è dentro tutta questa rabbia e dolore e in questo momento ho visto un collegamento anche con la figlia, come lui ha rabbia verso il padre, lei ha rabbia verso il padre, La è figlia verso molto, di lei. sì, Ma mangiamocelo un biscottino di Mami. Intanto chiamiamo il fratello e c'è anche una sorella con cui non ci sono rapporti. Di Mami, hai scritto? Da anni non sa nulla di fratello e sorella. Va bene, ma va bene così quei messaggi, ok. Mangiamoci i biscottini e beviamoci il caffè di Mami. Non sarà napoletano, ma Vedo che gli ha fatto dei biscotti variegati, come se Mami la conosce proprio nella sua intima essenza, no? Per rimanere sul suo nome. Mami proprio la conosce profondamente e sa che lei ha bisogno, a seconda delle varie circostanze, delle sue problematiche, di biscotti diversi, perché vi ha fatto vedere i biscotti con la mela, i biscotti al cioccolato, i biscotti alla marmellata, come se ogni biscotto potesse andare a prendere il bersaglio, il centro di alcune fragilità di Essence. Elena. sì, sì, sì. Quello che ho visto io è che mentre mangiava il biscotto di Mami, Essence risentiva quella forza e quell'accoglienza che le dava quando era ancora in vita. E attraverso questa forza e accoglienza lei si sente più forte e sicura e in quel momento lì è riuscita a girarsi verso il padre, perlomeno a guardarlo. Sì. E quindi questa cosa proprio le dà sicurezza e le dà forza. Messaggio di Mami che è già dentro il portale, è uscita e Mm. poi è rientrata insieme a Essence. Le dice, le dice proprio questa cosa, io sono entrata nella tua vita per farti riconoscere la tua forza e la tua fermezza. E come quando ero in vita, anche ora sono qui per ricordartelo e fartela risentire. Monica.
Sei forte e grintosa come il caffè che sta in questa tazza. Sei dolce e gradevole come questi biscotti. 1000 sono le tue sfumature. Prendine consapevolezza davvero. È il momento dei saluti. Che Essence saluti chi vuole nel portale aureo. Come novella Dante che se ne va dal paradiso. Perché sghignazzi? Donna del nord. Abbraccia Mame e fa un inchino al papà di congedo. Monica. Sì, un abbraccio fusionale quasi con Mami, come volersi prendere meglio questo amore, questa connessione che c'era, per conservarla dentro di sé, ecco. E queste parole che Mami gli ha detto, vuole proprio che si imprimano nel suo cuore, vedo che la stringe forte forte qui al cuore. Ripetiamole. Riassunte. E beh, è come se aggiungesse anche sei bella, sei forte, sei bella, sei tosta, nel senso sei decisa, sei dolce, sei amabile. Essence se ne va. Il portale aureo si richiude. Nel cinema c'è fratello e sorella. Infatti, vedi, a me il fratello me lo dava come morto, perché in un certo senso, no? Per lei è così, per Essence è così, non ci sono più rapporti, non c'è più nulla, no? Forse un pochino di più vedo la sorella, il fratello io non lo vedo. No, infatti la sorella c'è in fondo, il fratello no. Corpo emozionale. Sai che mi sta facendo vedere come se si stesse togliendo uno strato di pelle, perché su quello strato che adesso lei si sta togliendo si erano proprio depositate una serie di emozioni sgradevoli, che in parte sai che erano molto legate alla paura, come se quella paura che aveva da bambina di essere colpita da un momento all'altro, di non potersi difendere, di non sapere quando sarebbe successo, gli era un po' proprio rimasta nella pelle. Vedo che se lo toglie, quindi paura, amarezza, rabbia, si toglie proprio tutta la pelle, no? Non solo sulle braccia, no? Questo primo strato di pelle se lo toglie e in questa maniera si toglie tutte queste emozioni negative, anche di sfiducia, di disistima, no? Poi? Elena. Sotto ha... Vai, Monica, vai. Sì, sotto ha una pelle nuova, giovane, armonica, compatta. Elena. Sì, io vedo che prima era il corpo emozionale era tutto nero, era una palla di grovigli neri. Adesso sta già prendendo colore, quindi è iniziato a essere un po' grigino, adesso inizia a avere qualche colore sbiadito, ma inizia a essere colore. E quindi le sue emozioni iniziano a diventare positive e a vibrare più alto rispetto a prima. C'è traccia di rabbia ancora. C'è ancora dolore, rabbia più... No, non è più rabbia, la vedo più come un dispiacere verso il padre per non essersi potuto godere di essere padre e lei per non aver avuto un padre di cui godere e un po' di dolore, ecco. Però la rabbia inizia ad andare, sì.
Va bene. E verifichiamo se c'è questo rapporto con la massoneria nel territorio in cui lei vive, la casa, il paese. Poi io lo vedevo, non so, mm, c'è qualcosa di strano con le persone con cui aveva collaborato ultimamente e riguardava il territorio anche. Mm. Monica. Non so, perché io lo vedo proprio come zona, Mm. come territorio favorevole, sì, per certe cose. A parte che non si salva nessuna regione d'Italia, ve lo dico, perché chi più, Mhm. chi meno, ogni città in cui vai, ma qua è pieno di massoni, vabbè, cioè, sono tutte così ormai. Mm. Per cui è proprio un sistema su cui si basa Mm. la realtà. Quindi dove vai, vai. Va bene, erano 3 Essence, quella davanti allo schermo, quella che è nata nel portale Aureo e quella a Napoli. Ora si riuniscono. Una è Trina. Mhm. Cosa vuole fare? Questa volta definitivamente. Sì, sì, è pronta per il cluster, sì. Sì, sì, sì. Facciamolo, andiamo. Sì, è come se fosse una parete dove lei ha raschiato via tutti i contratti e li ha buttati nel portale Aurea. Monica. Avevo visto che era rimasta solamente una mazza, come una sorta di emblema, no? Di tutte le violenze subite, ma anche violenze verbali, no? Che comunque è un qualcosa che fa male, che ti colpisce. È proprio con grazia però l'ha fatto, eh? Non l'ha fatto con rabbia, con grazia, ma decisione, l'ha buttata dentro il portale definitivo. Crea qualcosa qui nel cluster. Eh sì, è come se chiamasse un po' intorno a sé dell'edera, non so, delle piante così un po' rampicanti, mm? Perché vedo molto verde, e proprio in qualche modo ispirandosi a questo movimento di avvolgimento che hanno le piante, crea l'ad eternum. Elena. Sì, ha creato un ad eternum a forma di margherita, partendo dal centro e poi tutti i petali, e che poi è diventato, diciamo, ha fatto proprio una margherita e poi dalla margherita è uscita tutta l'energia dell'ad eternum e si è diffusa nel cluster. Avatar, c'è qualcosa, Elena? È proprio uno spicchietto proprio della tigre e dell'entità mentale. In che zona della sagoma umana Essence? Direi tra un po' la testa a livello dell'orecchio sinistro e la spalla sinistra, con uno spicchio così che va verso il centro poi. Che cosa mette qui, Monica? Un ad eternum, questa volta ispirandosi tipo ai fiori. Vedo che vuole colore. Mi mette per esempio dei lilla, ecco, come se fosse l'ispirazione, no? Il fiore per creare l'ad eternum. Dei lilla, quindi con questi grappoli viola. Ok. Con queste condizioni la tigre e cuore in gola ci sono ancora? No, 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 assolutamente no. C'erano degli impianti, ci sono ancora? No. no. Il progetto c'è ancora?
No. No. L'idea di ingiustizia imperante, idea imperante di ingiustizia c'è ancora? Allora, quello che io vedo è che essendo lei che si è tolta questo abito, questa prima pelle, ha buttato l'abito in un angolo. Quindi se l'è tolta e ogni tanto gli butta l'occhio, però lei sa che ormai se l'è tolta, che è fuori da sé. Così Elena, lo vedi anche tu? Sì. C'è solo come se ogni tanto gli viene, si ricorda che era in quello stato là, ma non ci rientra. Mm. Adesso con le condizioni di oggi sì, è così. Corpo emozionale, rivediamolo. Allora, adesso pulsa. C'è una sfera, ok, profonda, che pulsa e ogni volta che pulsa emana colori diversi, nuovi colori. Monica, Vedo, facciamo fare... Sì, sì, dimmi, come dimmi. emozione prevalente la fiducia, Mm. come se le fosse sbocciata la fiducia. Facciamo fare un giro al corpo emozionale di Essence nella porticina che porta a Napoli. Qui è un'esplosione di emozioni, anche che lei non è che ha vissuto tanto, solo per brevissimi momenti. La gioia, il divertimento, anche un po' la follia, perché lei ha una vena di follia, che gli potrebbe venire fuori, di creatività, di estro, di stravaganza. Le facciamo fare un giro in un mercato, le facciamo prendere un po' di caffè, si va a mangiare una pizza, va a prendere un altro caffè invitata a casa da sconosciuti, da donne sconosciute, se no diventa cosa. E, insomma, e poi va a una festa e poi torna. Questo è solo il corpo emozionale di Essence. Che succede? Allora, fa proprio, allora, continua a pulsare, poi va, quindi pulsa all'esterno, prende tutte le emozioni vitali e le riporta all'interno, dove poi se le struttura internamente e le gode fino in fondo, le vive fino in fondo. Quindi anche l'emozione, allora la gioia, il divertimento, la leggerezza, l'emotività, no? Si emoziona di questo, anche il calore delle persone nuove. Sì, prende tutte le emozioni e poi se le integra all'interno, le porta e le integra. Monica. Sì, perché l'ho proprio visto come se fosse una sorta di, diciamo, carburante che entra in lei, la ricarica proprio, la rigenera, entra a far parte, proprio a costituire la sua essenza. Mm. Messaggio finale della PS di Essence a se stessa. Libero, ma prima risponde a questa domanda. You are amazing? Punto di domanda. Yes, of course. Yes. Punto di domanda o esclamativo? 3 punti esclamativi. Messaggio. Mi fa vedere il suo movimento più che un messaggio. Vestita da tipo ballerina hawaiana che danza e mentre danza si sposta da dove abita ora in direzione di Napoli, sulla cartina. Di Io Napoli non me la è, ricordavo questa diciamo, cosa di Napoli, mm, non me la ricordavo proprio. sì, in Cioè, questo momento diciamo Napoli è simbolico, nel senso poi sì, potrà sì. essere Napoli veramente, ma proprio la vedo, no, in direzione di quell'allegria, divertimento, Mhm. leggerezza, calore. Mm. Monica. Mi fa vedere un barattolo di miele, come se fosse arrivato il momento della dolcezza e allo stesso tempo anche il momento di creare legami, no? Perché il Mm. miele è un po' così, no? Sai, un po' denso, un po' colloso.
È questo momento, è arrivato questo momento. Messaggio del nipotino alla nonna e della nonna al nipotino. Allora lui le corre incontro e dice: nonna, tanti baci e abbracci, e se la stringe forte. E lei lo prende in braccio, lo guarda negli occhi e gli indica il cuore con una mano e gli dice: qui dentro il tuo cuore ci sei tutto tu e tutta la tua forza. Monica. Sì, lo vedo che è già in braccio e dice: ci siamo scelti per riconoscere l'amore, per ricordarci che cos'è l'amore. Messaggio della figlia e messaggio di Essence alla figlia. Monica. La figlia dice qualcosa tipo: vabbè, sai, un po' come a sminuire la cosa, no? Mentre la madre è come se fosse anni luce avanti rispetto alla figlia. A dispetto di questo, io riesco ad amarti. Sì, io vedo che la figlia è quasi come se gli dispiacesse vedere che in realtà non è come lei credeva, quindi che in realtà ci può essere veramente questo amore con la mamma, ma è quasi come indispettita perché gli crolla tutto un castello che ha portato avanti per anni. E quindi un po' in un momento di anche sofferenza e disagio. Chiusura libera. Che succede? Io vedo lei che fa un salto in mezzo a questa enorme margherita, quindi salta in mezzo quasi come se fosse una rete di quelle per saltare. Va in alto e inizia a fare una piroetta e è tutta circondata di colori. Monica? Mi fa vedere due flash, la figlia che lascia andare i pugni, visto che aveva le mani strette strette, allenta, quindi le mani diventano morbide. E poi vedo proprio come scena finale Essence che gira in mezzo tipo a delle piante, le sfiora ed è quasi, non so, inebriata. Cioè sente proprio la gioia che le attraversa il corpo. Nel cinema, vabbè, c'era la figlia, il nipotino, le due amiche, il fratello no, la sorella sì, in fondo. Quindi amiche e sorella che fanno? Allora, le amiche io le vedo entusiaste, anche se non ne sanno, fa fatica a seguire il filo, diciamo, però molto entusiaste, molto incuriosite, molto aperte le vedo a questa cosa. E poi è come se in questo momento le due amiche che probabilmente non si conoscono, è come se facessero a loro volta amicizia lì, non so, iniziassero anche loro a dialogare. E la sorella è come se uscisse con un punto di domanda perché io non ti conosco e questo mi fa rendere, dice non ti conosco e questa cosa mi fa sì che io ti conosca ancora meno. Mm. Immagine finale per te, Elena? È sdraiata sulla margherita e guarda il cielo, ci sono un po' di nuvole, ma c'è anche il sole, no? Proprio appena velato e si gode il sole, sdraiata su questa enorme margherita. Monica?
Guarda, l'ho vista uguale, sdraiata proprio, disposta tipo uomo vitruviano, quindi con le braccia aperte, le gambe aperte, no? Come proprio pronta al nuovo, alla vita. Sul prato, tu e Monica? E io l'ho vista sdraiata in una stanza, come se subito dopo la sessione avesse bisogno di riassumere in sé tutto questo. Di fare un attimo mente locale, va bene. Sì. Nuova frequenza. 212 miliardi. 210, sì. Consapevolezza. 203. 205. Era già alta, aumentata, ma non, Sì. anche perché superato il 200 è difficile salire. PS. 64. 69. Vite. 894. Un po' di meno, 803. Cervello. 9.4. 9.8. Colore finale. No, non è fucsia vivo, ma è tipo un rosa che va sul viola. Monica? Mi viene sia il bianco che il turchese. Va bene. Disconnettetevi